Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto dentro una storia che, nel giro di poche ore, ha scosso le fondamenta del mondo dello spettacolo turco. Una storia che ha per protagonisti due volti che ormai sono diventati familiari a chiunque abbia seguito anche solo per caso una delle tantissime serie televisive esportate in tutto il mondo, Can Yaman e Demet Özdemir. Due nomi, due carriere brillanti, due personalità molto diverse ma accomunate da un passato che li ha legati profondamente, non solo sullo schermo. Quando si parla di loro, inevitabilmente si pensa a Erken Çikus, quella serie romantica che ha fatto sognare milioni di spettatori. Chi ha visto anche solo qualche scena ricorderà la chimica fortissima, palpabile, quasi magnetica tra i due protagonisti. Per mesi, forse anni, sono stati la coppia ideale per i fan. Ma ora, qualcosa si è spezzato. O almeno così sembra. Perché dietro i riflettori, dietro le interviste patinate e i sorrisi agli eventi, si nascondono tensioni, sospetti e forse persino un tradimento della fiducia. Dall'idillio televisivo all'incrinatura personale. Tutto è cominciato, o così si dice, nel pieno del successo di Erken Çikus. All'epoca, Can e Demet erano il centro dell'attenzione, le riviste parlavano solo di loro, i giornali li inseguivano per strada, i fan scrivevano fanfiction su un possibile amore anche nella vita reale. Nonostante entrambi abbiano sempre evitato dichiarazioni troppo dirette, gli sguardi, i gesti e una certa intesa fuori dal set avevano convinto tutti che ci fosse qualcosa di più. Poi, però, qualcosa è cambiato. Le uscite insieme si sono diradate, le foto sui social sono sparite, e nei programmi televisivi i due evitavano domande l'uno sull'altra. Nessuno ha mai confermato ufficialmente una rottura, perché ufficialmente non c'era mai stata una relazione. Ma per chi sa leggere tra le righe, era chiaro che la complicità si era incrinata. Le cause? Molteplici. Differenze di carattere, impegni lavorativi in direzioni opposte, ma anche, si vocifera, un episodio molto più grave. Il sospetto che ha fatto esplodere il caso. Negli ultimi giorni, diversi blog di settore e canali specializzati in notizie sullo spettacolo turco hanno riportato una voce che ha dell'incredibile. Can Yaman avrebbe installato, o fatto installare, un dispositivo di ascolto nel telefono personale di Demet Özdemir. Una vera e propria bomba, se fosse confermata. L'indiscrezione è partita da una fonte anonima molto vicina alla produzione di una serie in cui entrambi avrebbero dovuto lavorare di nuovo insieme, ma che sarebbe stata annullata all'ultimo momento proprio a causa di problemi interpersonali non risolvibili. Secondo le ricostruzioni, Demet avrebbe notato strani comportamenti da parte di Can, domande troppo precise su conversazioni mai rese pubbliche, accenni a dettagli privati che non avrebbero dovuto essere a sua conoscenza. Da lì il sospetto, il controllo del telefono, e, si dice, la scoperta di un software installato da remoto che permetteva di monitorare chiamate e messaggi. Nessuna conferma ufficiale, ovviamente. Ma il solo fatto che la voce sia circolata, e in modo così insistente, è bastato per accendere le luci dell'attenzione mediatica. La reazione dei fan e dell'industria. Non appena la notizia ha cominciato a circolare, i social sono esplosi. Su X, ex Twitter, l'hashtag cancelletto Can Yaman è entrato nei trending topic in più di 6 paesi, mentre su Instagram migliaia di utenti commentavano vecchie foto della coppia cercando segnali che potessero aver anticipato la crisi. Alcuni fan hanno difeso Can a spada tratta, ritenendo inverosimile un gesto del genere da parte di un attore con la sua carriera. Altri, invece, si sono schierati con Demet, sottolineando il diritto inviolabile alla privacy, soprattutto tra colleghi che hanno condiviso tanto. Nel frattempo, l'ambiente dell'intrattenimento si è diviso, ci sono produttori che avrebbero deciso di sospendere collaborazioni con entrambi fino a quando la situazione non sarà chiarita, per evitare di ritrovarsi coinvolti in un potenziale scandalo giudiziario. C'è anche chi ipotizza che, dietro a tutto questo, ci sia una strategia di marketing spinta troppo oltre, ma al momento non ci sono elementi che confermino un piano così cinico. Il silenzio di Can e la discrezione di Demet. In questo turbine mediatico, i due protagonisti hanno adottato strategie opposte. Can Yaman ha preferito l'assoluto silenzio. Nessuna dichiarazione, nessun post chiarificatore.
Solo alcune foto generiche dai suoi viaggi recenti in Italia e Spagna, dove è stato impegnato per spot pubblicitari e incontri con fan europei. Una scelta che alcuni interpretano come segno di colpevolezza, altri come tentativo di non alimentare ulteriormente la tempesta. Dimet, invece, ha continuato a postare contenuti legati al lavoro, backstage, collaborazioni con brand di moda e un'intervista registrata prima che il caso esplodesse. Anche lei non ha affrontato direttamente il tema, ma in una recente storia ha scritto una frase che molti hanno letto come un messaggio in codice: il rispetto non si chiede, si dimostra. Parole che, in un momento così delicato, hanno fatto discutere e che alcuni fan hanno interpretato come un riferimento diretto alla vicenda. Un precedente o un caso isolato? La vicenda ha anche riaperto vecchie ferite. Alcuni ricordano che, in passato, Ken Omen era stato al centro di altre polemiche per atteggiamenti poco diplomatici con colleghi e giornalisti. Niente di paragonabile a un'accusa di spionaggio, certo, ma episodi che oggi vengono riletti sotto una nuova luce. Allo stesso tempo, c'è chi sostiene che questa accusa arrivi in un momento troppo strategico, con Dimet coinvolta in un nuovo progetto internazionale e Khan sul punto di firmare per una serie Netflix, le tempistiche sembrano quasi sospette. È davvero possibile che tutto sia stato montato ad arte per screditare uno dei due? Oppure c'è davvero stato un tradimento della fiducia, talmente grave da minare un'amicizia che sembrava destinata a durare? Difficile dirlo ora, con così poche certezze. Ma quel che è certo è che questa vicenda ha riportato al centro del dibattito il delicatissimo equilibrio tra vita pubblica e vita privata nel mondo dello spettacolo. Cosa accadrà adesso? Per il momento, le agende dei due attori sono piene. Dimet ha iniziato a girare una nuova serie drammatica con una coproduzione europea, mentre Khan è atteso in diversi eventi promozionali tra Milano e Parigi. Ma l'ombra di questa storia incombe, e molti si chiedono se prima o poi arriverà una presa di posizione ufficiale, magari tramite un'intervista esclusiva o, più semplicemente, una dichiarazione sui social. Nel frattempo, il pubblico resta in attesa. Chi spera in una riconciliazione, chi vuole semplicemente conoscere la verità. Ma forse, la verità, quella completa, non la sapremo mai davvero. Perché in un mondo dove tutto è visibile, documentato e condiviso, il vero potere resta in mano a chi riesce ancora a scegliere cosa mostrare e cosa no. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio davvero per il tempo e l'attenzione. Vi invito, come sempre, a condividere i vostri pensieri nei commenti. Credete che queste accuse siano fondate? Vi sembra plausibile un gesto simile da parte di un personaggio pubblico? E cosa pensate del silenzio di entrambi? Il dibattito è aperto, e io sarò qui a leggerlo con grande interesse. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se questo contenuto vi ha incuriositi, e attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Ci aspettano nuove storie, nuove rivelazioni, e tanti dietro le quinte da scoprire insieme. A prestissimo!